Oggi mi trovo sulle sponde del Lago Maggiore per parlare di una specie particolare, il siluro, Silurus glanis, uno dei pesci più misteriosi e controversi d'Europa. Ci sono alcune domande a cui dare risposta: da dove e quando è arrivato in Italia e se è davvero così impattante per le specie ittiche del lago. Venite con me e ci addentreremo nel mondo sommerso del siluro. Il siluro è riconoscibile per il suo corpo allungato, una pelle priva di scaglie, grossi barbigli sensoriali e una bocca enorme che gli consente di inghiottire prede anche molto grosse. Alcuni esemplari possono raggiungere e superare i 2,5 metri di lunghezza e perfino oltre 100 kg di peso, quindi un animale davvero importante quando cresce. Il siluro è un predatore notturno, quindi di giorno tende a preferire luoghi nascosti sul fondo del fiume o del lago, tra buche e rami, per poi uscire la notte a caccia di pesci, crostacei, piccoli uccelli, ma anche mammiferi se si trovano in acqua e quindi sono a portata di tiro. Voglio però capire da chi vive il lago come sono cambiate le cose negli anni con la presenza del siluro. Adesso mi godo il tramonto sul Lago Maggiore, domani però salirò sulla Pinta e mi farò raccontare dai protagonisti il progetto Incubatoio Naturale. Ciao Matteo, grazie per il giro in barca sulla Pinta. Mentre eravamo in navigazione mi hai mostrato dove avete posizionato le fascine. Mi spieghi un attimo un po' cos'è questo vostro progetto? Il nostro progetto nasce intorno alla Pinta, che è il nome della nostra barca e il nome dell'associazione, una decina di anni fa e si è sviluppato perché volevamo fare del bene al lago, restituire al lago quello che ci regala quando andiamo in giro in barca. Quindi nasce questo progetto intorno a un'idea che non è nostra ma che è ereditata dai vecchi pescatori di una volta che come prassi mettevano delle fascine nel lago per aiutare la riproduzione del pesce persico. Noi abbiamo migliorato questa vecchia usanza aumentando la verticalità e poi introducendo quelle che sono le persiche di cui parleremo dopo. L'obiettivo è quello di aiutare il pesce persico reale nella riproduzione e nel posizionamento dei suoi nastri ovarici. In realtà abbiamo scoperto nel tempo un evidente miglioramento anche della vita acquatica, in quanto queste installazioni diventano quelle che noi chiamiamo delle barriere coralline dei nostri laghi, perché vengono abitate non solo dal pesce persico reale, ma da tantissime altre specie di pesce. La presenza del siluro, da come hai potuto notare, ha qualche forma di impatto sulla fauna che vive nelle fascine oppure no? È normale che il siluro ha una sua presenza e ha una sua dannosità, però abbiamo chiaramente capito che
è normale che ci sia, noi creiamo degli ambienti molto positivi per gli abitanti del lago e di conseguenza anche il siluro approfitta di questi spazi, li vive, li abita e preleva. Però nella realtà abbiamo visto che non è che la presenza del siluro preclude la presenza degli altri animali, anzi, i pesci sembra proprio che hanno la capacità di percepire qual è il momento in cui il siluro ha voglia di mangiare, quindi è in attività predatoria, e negli altri momenti invece, come si può vedere dalle immagini, vedete che il siluro è lì statico e tutti gli altri pesci gli navigano intorno, gli nuotano intorno senza creare dei enormi problemi. Tu che vivi il lago quasi quotidianamente, hai osservato dei cambiamenti nel lago negli anni, da quando magari eri bambino ad oggi? Io vivo il lago da più o meno 40 anni, quindi quando ero bambino, sono subacqueo da 20 anni e 20 anni fa, quando immergevo, la presenza del siluro magari già c'erano, anzi probabilmente già c'erano, ma per me era sconosciuta. I cambiamenti sono notevoli, nel senso che quando io ero bambino o più giovane incontravamo molte più tinche, molti più cavedani, molte più scardole, che noi qui chiamiamo piotte, e c'è veramente un grosso cambiamento, nel senso sono molto di più le specie aliene, luciperca, gardon, non ci sono più le anguille che incontravamo spesso. 8 anni fa, quando ho cominciato a fare immersioni, diciamo non dico quotidiane, ma sicuramente almeno settimanali nel Lago Maggiore, la presenza del siluro è costantemente aumentata. Le prime immersioni che facevo 8 anni fa era quasi un piacere incontrarlo, perché facendo appunto immagini subacquee è sempre bello riuscire a trovare dei soggetti poi di quella dimensione da filmare, e tra l'altro sono animali molto intelligenti e divertenti da un punto di vista del subacqueo, perché è un pesce che in realtà non ha nessun timore del subacqueo. Quello che però è un po' preoccupante è il fatto che ormai è una presenza veramente costante, e soprattutto all'inizio era una presenza costante nei periodi in cui l'acqua era calda e c'era tantissimo pesce, e c'è tantissimo pesce, mentre invece adesso ci rendiamo conto che anche nel periodo invernale, quando l'acqua è fredda, che si pensava che il siluro avesse più difficoltà, è molto presente anche nel periodo invernale nelle nostre legnaie. Non è territoriale nel senso che staziona sempre lì, però spesso naturalmente si fa vedere, insomma. Uno dei problemi che viene spesso portato alla ribalta è proprio il discorso del cormorano. Il cormorano è un animale che è impossibile non vedere, che attacca dal cielo, quindi è visibile a tutti, mentre invece il siluro è un animale molto più subdolo, perché giustamente abita le acque del lago e di conseguenza non è visibile alle normali persone, è visibile solo ai subacquei, ed in particolare è visibile per noi grazie alle persiche, che permettono di vedere 24 ore su 24 quello che succede nel lago, e di conseguenza noi capiamo che l'aumento del siluro è naturalmente un problema per gli altri pesci, perché il siluro è un animale di una certa dimensione che mangia parecchio, e di conseguenza è un problema che c'è, però non fermiamoci a pensare che l'unico problema che ha il Lago Maggiore è il siluro, anche perché il siluro non verrà mai debellato da questo lago, mai più debellato. Di conseguenza bisogna cercare di conviverci e di creare delle situazioni che permettano anche agli altri pesci di convivere con il siluro, creandogli naturalmente degli ambienti dove abbiano l'opportunità di rifugiarsi, di scappare da questo predatore, che però non è l'unico male, naturalmente. Questo cambiamento, secondo te, è dovuto a condizioni ambientali o solo alla presenza del siluro? Il cambiamento è dovuto a tantissime componenti, il siluro è una di queste. Naturalmente quella che per noi è più incisiva è proprio il fatto che le sponde sono troppo urbanizzate, di conseguenza la legna in modo naturale non cade più nel lago, e di conseguenza bisogna migliorare gli ambienti acquatici creando questi incubatoi, queste strutture subacquee che permettano al pesce di trovare rifugio o luoghi dove poter predare, e anche solo l'ombra, hanno proprio bisogno di spazi riparati, perché ormai i fondali del lago sono un vero e proprio paesaggio lunare, e di conseguenza servono veramente questi ambienti che diventano delle barriere coralline che permettono ai pesci di trovare rifugio, di trovare il modo di vivere serenamente e di creare delle vere e proprie comunità in questi ambienti. Va bene Matteo, grazie mille per la tua esperienza e per le tue nozioni. Alla prossima. Buona vediamoci. fortuna per il lavoro. Grazie. Con la pinta.
Matteo mi ha descritto l'interessante progetto dei ragazzi della Pinta e dell'impatto del siluro in base alla loro esperienza. Da naturalista voglio andare ancora più a fondo sulla questione. Ho deciso quindi di intervistare il primo ricercatore del CNR di Verbania, il dottor Pietro Volta, al quale porrò subito 2 domande fondamentali. Che origine ha il siluro e quando è arrivato in Italia? Il siluro è un pesce che ha una, origine, o il suo areale di distribuzione naturale è quello dell'Europa centro-orientale. È arrivato però in Italia già a partire dalla seconda metà degli anni 50 del Novecento. La prima segnalazione è del 1956 nel fiume Adda, una prima segnalazione sporadica. Da lì progressivamente, sia in modo del tutto naturale, perché comunque i pesci si muovono e anche il siluro si muove parecchio, sia perché poi spostato dall'uomo e quindi introdotto in diversi ambienti, di fatto il siluro ha colonizzato più o meno tutte le acque dolci al di sotto degli 800-900 metri di altitudine, in tutto il bacino padano, quindi tutto il nord Italia, allarghiamoci pure al Veneto e in parte anche al Friuli, e poi progressivamente negli ultimi anni, negli ultimi direi 20 anni, la sua presenza si è fatta massiccia anche nell'Italia centrale e addirittura nell'Italia meridionale. Qui ci è arrivato essenzialmente per mano dell'uomo. Il problema è iniziato nel nord Italia e poi è stato spostato, nel centro Italia. La specie si è diffusa sostanzialmente in questo modo. Non dappertutto il siluro è un problema, ma in molti ambienti che ha colonizzato, sfruttando le sue caratteristiche più tipiche, che sono quelle della grande adattabilità, della grande flessibilità ecologica, della grande prolificità, perché una femmina depone fino a 30.000 uova per chilogrammo di peso. Immaginatevi cosa può, deporre, quante uova può deporre una femmina magari di 100 kg di peso, quindi immaginiamoci che il potenziale riproduttivo di questa specie è enorme, e quindi la specie progressivamente si è estesa e facilitata in molti ambienti da condizioni magari ambientali complesse, deteriorate, che hanno sfavorito alcune specie. Siluro, che è una specie adattabile, ha avuto gioco facile. Col fatto che si riproduce così facilmente, trovando un territorio un po' degradato, lui ha trovato le condizioni proprio idonee per espandersi. La sua espansione non è legata solamente alla presenza di ambienti degradati e deteriorati. Qui abbiamo il Lago Maggiore. Il Lago Maggiore è un lago tra i più puliti d'Italia, le condizioni ambientali sono assolutamente ottime, eppure il siluro è presente in abbondanza, ed è stato probabilmente favorito dalla condizioni anche di temperatura che negli ultimi 2-3 decenni si sono modificate in modo sensibile. Quindi una specie che nel suo ambiente di origine è abituato a climi freddi, da noi invece ha trovato la possibilità di godere i climi più miti, più temperati, e quindi la sua attività, anche l'attività metabolica, l'attività alimentare di questo pesce si estende per tutto l'anno, quindi si crescono più velocemente. Crescendo più velocemente raggiungono dimensioni maggiori più in fretta rispetto ai paesi di origine, e quindi producono anche molte più uova. Questa sua crescita così veloce e in quantità di soggetti, che impatto ha sulle specie autoctone, in questo caso del lago, perché stiamo parlando del Lago Maggiore? Il siluro è una specie onnivora, quindi non seleziona le sue prede. Bisogna tener conto che la sua dieta è molto 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 varia e va dai pesci agli uccelli acquatici, quindi è una specie che si adatta molto 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 bene. È chiaro che un pesce che sostanzialmente riesce a mangiare l'1-2% del proprio peso al giorno in media, quindi può anche non mangiare tutti i giorni, però chiaramente è una media, in numero consistente, quindi con popolazioni abbondanti, può determinare un impatto su tutte le specie, sia quelle autoctone che quelle non autoctone. Ci sono però alcune specie autoctone che sembrano, almeno da letteratura, particolarmente sensibili alla predazione del siluro. Una tra tutte è il luccio italico in particolare, che è il nostro, il predatore al vertice delle catene alimentari dei nostri laghi e dei nostri fiumi di fondovalle. Ecco, il luccio pare particolarmente sensibile, e
e diciamo ci sono alcune informazioni che ci fanno pensare che l'impatto del siluro, soprattutto nei laghi di piccole dimensioni, in alcuni laghi, non in tutti, può avere avuto un pesante effetto sulle popolazioni di lucio italico. L'impatto del siluro può essere davvero importante, soprattutto nelle fasi iniziali della sua espansione numerica, perché come tutte le invasioni biologiche, una specie aliena e invasiva ha questa dinamica, si dice, di boom and bust, cioè di incremento numerico esponenziale. Poi torna, come dire, a densità più basse, ma i tempi sono molto lunghi, possono essere molto lunghi, ma intanto gli effetti e gli impatti negativi ci possono essere, non sempre, ma spesso sì. Che progetti ci sono in atto attualmente sulla specie siluro? Attualmente, soprattutto in Nord Italia, ci sono una serie di attività che sono o coordinate dalle regioni oppure coordinate da enti di ricerca su fondi europei, su fondi interni delle regioni. Diciamo, in generale c'è un'attività diffusa di controllo o contenimento. Non parlerei di eradicazione, parlerei di controllo e contenimento delle popolazioni di siluro, in particolare nelle aree protette, quindi tutti i bacini lacustri o fluviali che appartengono alla rete Natura 2000, che è la rete, diciamo, europea per la biodiversità. Per quanto ci riguarda, come IRSA CNR, abbiamo in corso, siamo coordinatori di un progetto LIFE che si chiama Life Predator, che ha l'obiettivo di sviluppare una strategia multisfaccettata per arrivare a una gestione del problema siluro, soprattutto nelle aree Natura 2000 e in particolare nei laghi, perché sono, come dire, degli ambienti forse sui quali fino adesso si era lavorato poco, è intervenuto poco, che si basa da un lato sullo sviluppo di metodi di early warning, quindi di segnalazione precoce, perché è chiaro che se una specie che può essere invasiva si affronta all'inizio della sua fase di invasione, c'è più probabilità di contrastarla efficacemente. E successivamente però il progetto ha anche l'obiettivo di elaborare dei sistemi di controllo, contenimento, cattura che siano il più efficaci e selettivi possibile, quindi che siano pensati per catturare il siluro e evitare la cattura di altre specie che potenzialmente possono essere danneggiate. E poi uno degli obiettivi del progetto è quello di ridurre in alcuni laghi modello del nostro approccio nel progetto, di ridurre la densità del siluro fino al 90%. Non proponiamo di eradicarlo perché è molto 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 difficile, però negli ambienti piccoli, nei laghi piccoli, magari poco profondi, è più facile mettere in atto una attività di contrasto che sia molto efficace. Questo progetto è un progetto internazionale perché ci sono dei partner italiani e dei partner stranieri. I partner italiani sono l'IRSA CNR, che è il capofila, il coordinatore del progetto. I partner stranieri sono l'Università di Lisbona, con il dipartimento che proprio si occupa in modo specifico di invasioni biologiche, e la facoltà di biologia dell'Accademia delle Scienze della Repubblica Ceca, che porta con sé un ottimo bagaglio di conoscenza sul siluro, perché il siluro in Repubblica Ceca autoctono è stato molto studiato in passato. Questo gruppo di ricerca ha, come dire, implementato metodi di studio della biologia e dell'ecologia del siluro negli ultimi 30 anni, che in qualche modo hanno fatto scuola, quindi sono un ottimo riferimento, e quindi è partner tecnico di questo progetto, portando sul campo in Italia e in Portogallo le proprie competenze specifiche. Quindi, diciamo, l'obiettivo del progetto è quello di provare veramente a far fronte alla problematica siluro attraverso l'early warning, un sistema di contenimento il più possibile efficace, e poi laddove il contenimento non è possibile però l'attivazione, diciamo, di un meccanismo di economia circolare che permetta al cittadino comune di usufruire del siluro come cibo. Il siluro è un pesce, direi, discreto da mangiare, soprattutto se vive in acque pulite, quindi chiaramente un conto è il siluro pescato nel Po e mangiato, ok? E un conto il siluro pescato nel lago Maggiore o nel lago di Como, nel lago di Garda e mangiato. Chiaramente il sapore sarà differente, ma davvero il siluro può essere sfruttato a fini alimentari. Quindi un obiettivo del progetto è quello di chiudere un po' il cerchio, no?
sfruttare le attività di contenimento, promuovere il contenimento da parte dei pescatori di mestiere e anche dei pescatori dilettanti, e poi, come dire, chiudere il cerchio attraverso lo sfruttamento di questa, chiamiamola, risorsa a fini alimentari. Avete dei progetti di sensibilizzazione e collaborazioni con enti? Una parte importante del progetto attiene alla divulgazione, cioè in generale quando si parla di specie aliene invasive, tenendo conto che la maggior parte, direi quasi tutte se non tutte, sono state introdotte dall'uomo, ok? Quindi una specie definita aliena, quando è introdotta dall'uomo, se entra nel territorio, diciamo, al di fuori del proprio area naturale di distribuzione, per vie naturali non è aliena. Di fatto vogliamo promuovere la conoscenza dei cittadini, delle scuole, quindi c'è una grossa attività di disseminazione e di divulgazione, quindi disseminazione dei risultati del progetto, divulgazione della problematica e delle possibili soluzioni. Quindi la cosa più importante quando ci si trova di fronte a una specie aliena, okay, è quella di far capire che non deve essere traslocata, non deve essere introdotta naturalmente, non deve essere traslocata in altri posti, perché una volta una specie entra in un ambiente, in un nuovo ambiente, soprattutto se è una specie adattabile, flessibile, eccetera, eccetera, è molto difficile dopo che scompaia in modo del tutto naturale. È quasi più importante far conoscere la problematica e far capire che bisogna fermare questa diffusione di specie aliene rispetto quasi al contrasto efficace sul campo. È un tema molto dibattuto, è chiaro che se si pensa ai danni che le specie aliene invasive provocano attualmente, perché è in corso proprio la monetizzazione, costano alla società, costano molto alla società, bisogna capire che effettivamente pesci o altri animali vanno lasciati nel loro ambiente e non vanno spostati. Per il futuro cosa ci dobbiamo aspettare? Francamente quello che ci possiamo aspettare è che innanzitutto non scompaia, cioè negli ambienti dove è presente è, come dire, quasi impossibile che senz'altro non scomparirà per mano dell'uomo. Probabilmente si andrà incontro a una diminuzione della sua densità progressiva perché è cresciuto esponenzialmente in molti ambienti e poi però progressivamente iniziano ad innescarsi dei meccanismi di controllo della stessa popolazione sui giovani molto spesso, e quindi si trova poi una sorta di, se non di equilibrio, ma la diminuzione della densità. Però è chiaro, è una specie in più che si è aggiunta nell'ambiente dove prima non c'era, quindi una specie a cui i pesci non erano abituati, quindi non si sono coevoluti col siluro, e quindi è importante capire che ci possono essere comunque forme di maladattamento alla presenza del siluro, per cui ci sono specie che probabilmente ne rimarranno in modo, diciamo, a lungo termine impattate negativamente. Quello che è stato visto ad esempio nel Lago Maggiore, soprattutto nella fase post-espansione del siluro, quindi negli ultimi 5-6 anni, si è avuto un drastico calo della popolazione di coregoni e agone anche, coregoni soprattutto. Quello che si è visto è che soprattutto nel periodo invernale il siluro, che tipicamente si pensa come una specie di fondo e che sta vicino a riva, invece ha un comportamento pelagico, quindi tende a spostarsi nelle acque aperte del lago, dove sosta in prossimità dei grandi banchi di coregone o di agone, e di quelli si preda attivamente durante tutto il periodo invernale. Per cui è chiaro che la presenza di questa specie è una presenza che comunque continuerà ad avere un impatto su altre specie, autoctone o no. L'agone è autoctono, il coregone non è autoctono, però è una specie importante per la pesca professionale, diciamo, per la gastronomia e il tessuto della ristorazione rivierasca. Una risposta su che cosa succederà non ce l'ha nessuno, però gli impatti senz'altro continueranno ad esserci, grandi o piccoli.
Abbiamo dato risposta a tutte le domande che ci eravamo posti all'inizio. Da una parte c'è chi vive il lago quotidianamente e ne percepisce i cambiamenti, con la diminuzione di alcune specie e l'aumento di altre. Dall'altra la ricerca scientifica che ci aiuta a leggere questi segnali con più attenzione, mostrando che l'impatto di una specie aliena introdotta ha effetti su tutto l'ecosistema. Da naturalista, naturalmente su questo tema ho una mia opinione, però con questo documentario ho voluto dare spazio a persone che il lago lo vivono, lo osservano e lo studiano, perché troppo spesso quando si parla di ambiente si sentono giudizi molto netti da parte di chi non conosce davvero la complessità di questi ecosistemi. Il siluro è un problema? È solo una parte del problema? Quali effetti ha avuto e quali potrà averne in futuro? A queste domande non si dovrebbe rispondere per sentito dire, ma attraverso conoscenza, esperienza e competenza. Ognuno poi sarà libero di farsi la propria opinione, ma credo che il primo passo sia sempre lo stesso: informarsi, ascoltare chi studia questi ambienti e provare a guardare il lago non come qualcosa di semplice, ma come un equilibrio delicato fatto di relazioni, cambiamenti e responsabilità.